Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni per il mese di marzo 2025. Ne sono uscite 4 ragazzi. Sono un po' troppe. Vediamo un po'. Ok. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Leone. È un periodo prospero, abbondante mi verrebbe da dire, in fase di crescita. È anche una carta che fa riferimento all'archetipo della madre o della maternità, quindi magari per qualche coppia potrebbe essere il momento giusto per avere un progetto di coppia e per qualcuno anche per cercare un bambino magari. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che sono letture per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste semplicemente completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, io ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Ok, prima carta è la torre, amici del leone. Abbiamo un 3 di bastoni, un 5 di spade, gli amanti, l'appeso, un 10 di bastoni, un 4 di spade e ragazzi il 10 di coppe. Adesso andiamo a vedere carta per carta, guardiamo come si sviluppa l'energia nel mese e poi andiamo a fare i vari esempi per i single, per le persone che sono in coppia da lunga data e via dicendo. Partiamo da questa torre al contrario. Ho come l'idea che qui ci sia una realtà, una verità, una struttura mentale, qualche tipo di dinamica di comportamento o situazione che o è lì lì per cedere o è in fase di lavorazione, mettiamola così. Andiamo a vederla. Ok, 7 di pentacoli e diavolo. C'è come un'attesa per certi versi. Datemi una carta per il diavolo. 4 di bastoni. Effettivamente ci potrebbe essere come un'attesa per una casa, per qualche tipo di residenza. Diciamo che il diavolo non è una delle carte migliori e mi indica come una sorta di costrizione. Adesso parcheggiate lì l'informazione, eventualmente ci ritorno. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Perché il 3 di bastoni è una carta che parla di progetti che sono già stati messi in piedi, come se fossero in procinto di espandersi. E qui avete l'imperatrice. Allora abbiamo un re di bastoni e un 10 di bastoni. Può essere che qualcuno si debba togliere un po' delle aspettative, ragazzi, inerenti a questo progetto, come se fosse di difficile gestione, come questo tipo di sensazione, anche vedendo queste carte. Andiamo a vedere il 5 di spade. Abbiamo un 6 di pentacoli, l'imperatrice e un cavaliere di pentacoli. Sì, è come se probabilmente c'è già qualche cosa in piedi qui,
che ha bisogno di essere trasformato, di essere modificato, anche destrutturato, io alle volte dico con la torre, come se ci fosse la visione ad un nuovo futuro, ma è una visione lenta perché in questo momento c'è bisogno di lasciarsi delle aspettative indietro proprio per reimpostare l'equilibrio. E qui abbiamo la carta degli amanti, che è proprio la carta dell'equilibrio, dell'armonia. Andiamo a vederla. Papa, 10 di spade e sole. Sì, c'è come un'unione sacra, ho come questa sensazione. Per qualcuno si potrebbe trattare dell'anima gemella, per poche persone però, ragazzi. Andiamo a vedere questo appeso. Perché qui noto che nel mese di marzo c'è come un momento, e anche con il Cavaliere di Pentacoli, c'è come un momento o di rallentamento o proprio di fermo. Due di coppe, 3 di bastoni nuovamente che è qui e 3 di spade. Ragazzi, se siete single, guardando questo gruppo di carte sento come se aveste certe reticenze a infilarvi in una nuova coppia, più che relazione. Cioè è come se non aveste tanta voglia di fare le cose sul serio in questo periodo. Ed è per quello che probabilmente ci sono tutti questi dubbi e questa confusione mentale su come costruire magari qualche cosa con una persona senza però vincolarvi troppo. Il diavolo. Andiamo a vedere 10 bastoni. Abbiamo un cavaliere di spade e un 5 di pentacoli. 10 di bastoni ce l'avete già qui. È come se doveste togliervi dei pesi, ragazzi. Probabilmente sono aspettative, potrebbero essere questioni economiche, potrebbe essere una questione legata ad una casa, come vi ho detto prima, dei risultati che magari non arrivano, considerato che abbiamo qui il diavolo ed è collegato all'ego. Tenete presente che la torre è anche riferita al fatto che si può modificare una realtà che vincola. Cioè, nel senso, adesso è girata al contrario, è a testa in giù questa torre. Però nel momento in cui voi riuscite a capire che cosa deve crollare, anche questo diavolo, secondo me, sparirà. Perché è come se ci fosse qualcosa che blocca i vostri progetti romantici. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un 3 di coppe e un re di spade. Allora, il re di spade, ragazzi, mi fa venire in mente uno psicologo, considerato che qui abbiamo un 4 di spade, che è una carta di guarigione. Io credo che abbiate bisogno di qualche guida che vi aiuti semplicemente ad uscire da questa situazione di fermo o di carenza. Se non è una persona fisica, cioè se non è uno psicologo piuttosto che uno psichiatra, potrebbe anche essere qualche libro, qualche youtuber, qualche podcast, qualcosa che vi dà il là per iniziare ad uscire da questa fase un po' stagnante. Andiamo a vedere il 10 di coppe, cavaliere di coppe e asso di bastoni, non male. C'è come un nuovo inizio alla fine del mese. Probabilmente il 10 di coppe è qui capovolto esattamente come la torre, come se si stesse chiudendo una situazione passata, però intanto è come se si aprisse una situazione nuova. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, ragazzi, qua se siete single c'è una forte probabilità che conoscerete qualcuno nel mese di marzo. Credo che sia anche una persona di un certo rilievo, ma ho la sensazione che siate un pochettino voi a tirare indietro perché è come se non sapeste bene che cosa volete da questa relazione o che cosa vi potete aspettare da questa persona. Diciamo che le carte per poter crescere, per poter creare una relazione in armonia, qui ci sono. Con questi due 10 avete bisogno di fare un po' piazza pulita, mi viene da dire, del passato.
avete anche la carta dell'appeso, c'è come la necessità di vedere le cose da un altro punto di vista. Siccome vedo il 3 di spade e il 2 di coppe, mi fa venire in mente la credenza limitante, questo appeso al contrario, che dice l'amore fa soffrire. Mm? Però in realtà non è così. È, chiamiamolo falso amore, chiamiamolo necessità, bisogno che fa soffrire, perché quando uno è nell'amore veramente, sia per sé che per gli altri, si è in espansione. Ok? Quindi è difficile che quando si è nel pieno amore che si soffra, perché si è anche nell'accettazione quando c'è l'amore e si è anche nel perdono. Quindi, come vi posso spiegare? È un po' come se riuscisse a vedere le cose da un altro punto di vista, se effettivamente, cioè l'amore può essere romantico, può essere in armonia ed è quello che inizierete a captare nel mese di marzo e lascerete indietro tutte queste false credenze che probabilmente vi portate avanti da tempo. Devo dire che la fine del mese finisce molto bene. C'è un asso di bastoni, non nego che potrebbe esserci un incontro focoso con questa nuova persona, piuttosto che vedendo anche questo cavaliere di coppe, ragazzi, come una proposta. Datemi un'altra carta per il cavaliere di coppe. Un aiuto. Potrebbe essere un aiuto, ragazzi, che arriva da parte di questa persona. Devo dire che le carte vi consigliano un pochettino di uscire da questa modalità un po' triste dell'8 di spade, del 5 di pentacoli e del 5 di spade. Vabbè, abbiamo anche 3 di spade, 10 di spade. Diciamo che la malinconia non vi manca. Però è come se fosse un impulso, questa relazione, questa nuova conoscenza, a trovare la vostra autonomia, a ritrovare, mi viene da dire, la vostra autonomia, la vostra determinazione, la vostra indipendenza, insomma. E devo anche dirvi che per qualcuno questa relazione sarà piuttosto veloce, cioè ho come la sensazione che le cose si svilupperanno in fretta. Ed è per quello che probabilmente voi con questo 7 di pentacoli, il cavaliere di pentacoli, insomma, che rallenterete un po', tenderete a rallentare perché ho come l'idea che non vogliate rimanere incastrati in una relazione senza prima essere sicuri che la persona sia quella giusta. Per le persone che sono in una relazione, diciamo fresca, allora qui c'è come qualche ingranaggio che grippa nella relazione. Ho come l'idea che potrebbe essere utile una guida esterna, quindi può anche essere, non dico un terapeuta di coppia, però come un arbitro, come perché comunque il 5 di spade mi parla di conflitti, ok? Scusate. Quindi potreste avere dei conflitti con la vostra persona di interesse, magari anche dei litigi, e questo potrebbe effettivamente minare un pochettino la stabilità della relazione. Ma se cercate questo arbitro, questo mediatore, ho l'idea che riuscirete a ritrovare l'armonia anche grazie a questo appeso, perché avrete la possibilità di vedere le cose dal punto di vista dell'altra persona. E difatti poi qui c'è una sorta di apertura nei vostri confronti e nei confronti anche dell'altro o dell'altra. Se la coppia è datata, allora ragazzi, io qui vi devo dire che potrebbe per qualcuno esserci una proposta, una propostona di quelle grandi, di quelle importanti. Una potrebbe essere andiamo a vivere insieme, l'altra è sposiamoci e l'altra è facciamo famiglia. Per qualcuno sono più di una messe insieme che potrebbero arrivare in questo mese. C'è comunque un'apertura, c'è un passo avanti, c'è un andare oltre. Potreste essere anche un po' preoccupati, per la cosa, però vi dico,
Parlate con chi vi è intorno, parlatene con gli amici, parlatene con i parenti, con i genitori, con i maestri, con le guide e perché ho la sensazione che qualcuno qui abbia paura di perdere la propria indipendenza nel caso si fidanzi o nel caso vada a convivere o nel caso insomma si facciano le cose fatte in un certo modo. Invece siamo noi che ci creiamo la vita come vogliamo, no? L'importante è che quando non abbiamo piacere di fare qualcosa, che abbiamo la sincerità e l'integrità e il rispetto nei nostri confronti di dire no, non ho voglia, se l'altro se lo aspetta, fatti suoi, e fare in un certo modo, non dico quello che ci piace, però evitare di fare quello che facciamo solo per soddisfare gli altri, solo per compiere le aspettative degli altri, ecco. Se siete ragazzi in una relazione più o meno, ecco, allora qui ci possono essere delle novità molto 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 interessanti. Potrebbero nascere dei progetti in comune, potrebbero venire fuori anche temi un po' spinosi inerenti al passato, ma che sono lì per essere risolti. E vi dico che per molti ci potrebbe essere come un cambio, un punto e a capo della vostra relazione, come se ci fosse un qualche cosa di nuovo in più che nasce, ok? Bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo per darvi qualche indicazione in più. È un mese comunque di prosperità, di crescita, ma anche di amore verso se stessi e verso gli altri. Anche qui avete la carta degli amanti, il cavaliere di coppe, come se ci fosse un po' questa apertura al passo successivo. Qualcuno non sta dimostrando i suoi veri sentimenti. È come se si stesse nascondendo la vera personalità. È un po' quello che vi dicevo prima, no? Sto diavolo vincola, probabilmente ci sono certe cose che fate perché gli altri si aspettano, però in realtà non è la cosa che volete voi. Parla anche di delusione e di gaslighting. Io ve lo metto qui, così se volete fare lo screenshot e cercarlo su internet, capite che cos'è il gaslighting. Basicamente è qualcuno che vi rigira la frittata, vi dice ma no, guarda che non è andata così e vi inventa una nuova realtà. Questo sì, è una tecnica di manipolazione narcisista, fa parte del ciclo d'abuso. Comunque, sono tutte cose che trovate online e molto specificatamente nella sezione degli abbonati, quindi se volete potete dare un'occhiata lì. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi e poi una fatina. La prima carta è pace, che è la carta numero 23 e ho come la sensazione che vi invitino a cercare la vostra pace interna, come vi sentite in pace con voi e col mondo. Se voi fate qualche cosa contro voglia, nei vostri confronti vi sentite in pace o sentite che vi siete traditi? Interessante, che cos'è la pace per voi? E poi abbiamo carta numero 6, non è per voi. Qui è come se ci fosse qualche obiettivo o personaggio che potrebbe non essere esattamente in linea con voi. E per quello probabilmente che avete bisogno di un arbitro, come vi dicevo prima, o di un mediatore, di qualcuno che vi faccia creare un collegamento in qualche modo. Andiamo a vedere, amici del leone, una fatina per vedere che altro consiglio vi vogliono dare. Speranza, oh che bel consiglio, c'è anche l'arcobaleno esattamente come nel 10 di coppe. La speranza è sempre lì, anche se non la puoi vedere. Avere aspettative ottimistiche possono aiutare a cambiare una situazione negativa in una positiva. Quindi è come se vi dicessero che è questione di prospettiva, ragazzi, di vedere le cose in un determinato modo piuttosto che in un altro, eh?
È come se ci fosse... Guardate, siccome l'imperatrice è una carta di espansione, ho come l'idea che vi vogliano dire di guardare le cose da un punto di vista più ampio, più espanso, se vogliamo, perché qui con questo 5 di pentacoli c'è come un poco spazio personale che si sta prendendo in considerazione, una cosa di questo stile, diciamo, ok? Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video, tutto è ben accetto e vi ringrazio. E se poi invece volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti e si cuce il percorso sulle necessità della persona che ha in quel momento di vita. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Anche nella sezione degli abbonamenti tratto i temi delle credenze limitanti. Chiaramente sono trattati un po' più in larga scala, in modo un po' più ampio, però anche quelli sono ottimi spunti di riflessione. E in più nella sezione degli abbonati tratto temi di metafisica, di metamedicina, insomma c'è un po' tutto quello a cui mi sono avvicinata io e io semplicemente lo condivido. Bene, detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!